Poi ci sono, Giorgio, una serie di guarigioni. C'è la prima guarigione in Galilea del figlio dell'ufficiale reale, e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. E dice il Vangelo: andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino, e vi era un funzionario del re, presumo di Erode, che aveva un figlio malato a Cafarno. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ma il funzionario del re insistette: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. E mentre rientrava gli vengono incontro i servi a confermargli che il figlio viveva. Cosa vuoi sapere di questo? Ecco, se c'è un qualche dettaglio, diciamo, delle cose che accadono o un significato teologico, sempre di scienza spirituale, in questa guarigione che Gesù fa di questo funzionario del re. Non penso che sia un caso che gli va incontro quest'uomo che comunque apparteneva a una casta di potere. Il messaggio è chiaro, molto chiaro, che Gesù aiuta chiunque crede in Lui. Gesù ha percepito che quell'uomo aveva più fede dei suoi apostoli, della sua confraternita, perché non gli ha detto vieni a casa mia. Solo se vieni a casa mia e ci metti le mani si salva. Gesù l'ha messo alla prova e gli ha detto vai, tuo figlio è salvo. Quello poteva dire sì, ma se non vieni, Signore. Quando ha detto sì, Signore, subito, e Gesù ha avuto la prova fisica e ce l'ha fatta tramandare che la fede può toccare chiunque. E a volte tocca persone fuori dalla nostra Chiesa, dalla nostra confraternita, quindi non dobbiamo essere settari e fanatici come ha fatto la Chiesa, che si salvano solo i cattolici. Lui ha salvato uno che non c'entrava niente con lui, ma poi l'ha peggiorata la cosa, quando ha guarito la figlia di quella che non era ebrea e gli ha detto io non guarisco i cani, cioè è stato super razzista Gesù, cioè proprio discriminatorio, sionista, in quel momento era sionista, perché ha discriminato una che non era ebrea. Perché l'ha fatto? Per metterla alla prova. Per vedere mettere alla anche prova questo... della sua fede e per dimostrare che la fede vera non è nel suo popolo che doveva salvare, ma è fuori dal suo popolo. Perché il suo popolo che doveva salvare lo ha arrestato, crocifisso, e il popolo ha detto ammazzatelo. Quella che non era degna perché io non aiuto i cani, che gli dice ma i cagnolini aspettano le mollichine che il padrone lancia e si accontentano. Gesù rimane perplesso nel senso positivo, però dimostra al mondo che sceglierà il popolo fuori dal suo popolo. Lo dice anche. Sì, Un popolo. sì, poi lo dirà mentre predica, quando lo fanno arrabbiare, proprio si inferocisce e accusa Gerusalemme, che sceglierà un popolo, nella famosa parabola quando dice che il re sceglierà le persone che non fanno parte del regno. Ma lì è stato davvero crudo, il Signore è stato crudele quasi, apparentemente, ma voleva dimostrare a noi che chi crede veramente in Lui non è il popolo eletto. Ecco, nel caso precedente... non è tutto il popolo eletto. Nel caso precedente, certo, poi ci sono gli apostoli, i discepoli che sono giudei. Sono giudei. Nel caso del funzionario del re, nel caso di questa donna che non era, diciamo, parte del popolo eletto, di quelli che, diciamo, la teologia ufficiale contemplava. Che Gesù lo dice lui, io non mi posso occupare di te, io sono venuto per un'altra missione. Ma quella insiste e dimostra, Gesù vuole che insiste, e poi dimostra al mondo, vedete, io mi occuperò di quelli, salverò quelli, non voi.